Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, resoconto Cupra Turismo, weekend pasquale. A proposito, spero l'abbiate passato anche voi serenamente, tutto molto bene. E andiamo in giro tra statali, insomma, enoteche, strade di campagna nella Sicilia centro-meridionale, la zona calatina. E cosa facciamo? Consumiamo, ricarichiamo, beviamo? Beh, sicuramente ci divertiamo. Dunque ragazzi, vedremo il tragitto iniziale. Il tragitto iniziale è da Catania, dalla zona di Catania alla zona di Caltagirone, capitale della ceramica, ma anche insomma molta storia, molta cultura, molta arte, veramente una grande meta nella Sicilia centro, insomma, meridionale, provincia di Catania, a 90 km circa da Catania. Tutta, quasi tutta statale, per insomma altipiani, si sale, si scende, e vedremo un po' come si comporta con i consumi la Cupra Formentor. Naturalmente partirò con batteria carica 100% o giù di lì, ma non imposterò l'intelligent hybrid. Perché arrivato a destinazione poi rimarrò lì, quindi immagino di caricare, anzi non immagino, perché ho programmato una sosta molto molto interessante. Vi farò vedere anche un po' di paesaggio, location eccetera, un wine relais, un wine resort, perché insomma l'enoteca e l'enoturismo qui tira parecchio, e lì mi hanno detto che ho la possibilità di ricaricare gratuitamente con una colonnina, peraltro una colonnina della Porsche, il Porsche Charging Destination. Non so se lo conoscete, anche se non avete la Porsche, è un buon motivo per passare a una Porsche, no scherzo, ma è un po' il lavoro che ha fatto Tesla con il Supercharger, quindi praticamente una rete capillare di colonnine di ricarica destinate o dedicate alle autovetture ibride ed elettriche Porsche, ovviamente su richiesta di una struttura. Per quello trovate nelle location, diciamo così, un po' più un po' più particolari, un albergo, un wine relay appunto, insomma cose di questo tipo. In strutture particolari potete trovare una colonnina Porsche. Se c'è la colonnina Porsche potete ricaricare qualunque ibrida, qualunque elettrica. Quindi io farò questo, cioè io con la Cupra Formentor andrò a ciucciare dalla colonnina Porsche e mi sentirò un po' più Porsche, no? Oppure no? Vabbè, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è vedere se riusciamo a ricaricare e se possiamo tranquillamente pensare, pianificare al nostro Cupra Turismo anche con un'ibrida senza particolari problemi. L'ho già detto in altri video, uno dei miti che ho sfatato è quello del con l'ibrida non puoi viaggiare, ti si scarica la batteria, poi consumi di più, eccetera. Tutte falsità di cui ho già ampiamente parlato. Ma noi lo vedremo e lo testeremo sul campo, numeri alla mano, per questo weekend lungo pasquale, e vediamo un po' cosa succede. Dunque ragazzi, faremo un percorso di circa 90 km, naturalmente in ibrido, non solo in elettrico, ma con batteria carica, 99%, in partenza, e naturalmente il navigatore di bordo, ma non l'intelligent hybrid, perché a me non interessa arrivare con batteria buona per il ritorno, perché poi mi fermo lì, ricaricherò lì, vi farò vedere come potrò ricaricare, ma andiamo a vedere nell'infotainment. Ed ecco quindi il percorso complessivo, eccolo qua, di circa 90 km. Andiamo a vedere le info, eccolo qua, 96 km, in realtà sono un po' meno, poi probabilmente in base all'itinerario che andremo a scegliere concretamente. Il grosso è su statale, ecco la statale 417, poi un pezzetto di autostrada 20 km, in realtà è la tangenziale di Catania. Va bene, vedremo un po' come si comporta, quali sono i consumi in fase di, diciamo, di uscita, quindi il tragitto di andata, e poi vediamo un po' lì come ci muoviamo anche con la ricarica Porsche.
Bene ragazzi, siamo arrivati a Caltagirone, non ovviamente nella la destinazione finale che sarà poi, vi farò vedere una bella location, ma intanto siamo insomma, in centro a Caltagirone, abbiamo percorso 87 km, quasi tutti di statale, la statale 417, poco trafficata, molto fluida, e, comfort di marcia tra parentesi veramente notevole per quello che mi riguarda, con clima acceso perché fa già caldo. E, beh, cosa abbiamo consumato? Siamo col 34% di batteria, partiti praticamente dal 100%, eccolo qua. Io vi ricordo non ho impostato l'intelligent hybrid, quindi tutta la batteria che potevamo consumare l'abbiamo consumata, e questo ci ha permesso di risparmiare parecchio sul carburante. Infatti, quali consumi abbiamo avuto? Bene, eccoli qui: 87 km, 30 km, quasi 31 km con un litro e 14 km per kilowattora. Questi sono i consumi tipici di una guida comfort in ibrido. Se guidate così e senza stirare come si fa in autostrada e con velocità tra i 70 e i 90 km orari, i consumi sono questi: 30 km con un litro e 13-15 km per kilowattora, avendo sempre la batteria naturalmente a disposizione. Quindi sono molto soddisfatto, più o meno erano questi i consumi che mi aspettavo, forse qualcosina in meno, siamo andati veramente bene. Macchina carica, di persone, bagagli e clima acceso, quindi veramente consumi ottimali. Ci aggiorniamo più tardi per altre considerazioni. Ciao ragazzi, siamo in uno splendido chiostro, quello del Museo Diocesano di Caltagirone, città fantastica, capitale della ceramica, ma non solo, un po' riduttivo dire, storia della ceramica. Il chiostro è questo qui, posto veramente suggestivo, fantastico, insomma, con ritagli di ceramica naturalmente ovunque. Faccio vedere un po'. Beh, siamo nella zona calatina, quindi una zona sempre della provincia di Catania, ma che fa un po', come dire, parte a sé rispetto alla zona etnea, quella vulcanica. Qui di vulcano non c'è traccia, sembriamo lontanissimi, ma siamo ancora in provincia di Catania, con, vedete, pietra calcarea, tufo praticamente, presente in tutta la città, che è tutta rivestita di giallo, mentre nella zona etnea naturalmente domina il nero della pietra vulcanica. Giornata molto ventosa, e anche su questo non ho avuto problemi alla guida perché veramente tanto vento, addirittura c'è una sorta di allerta meteo arancio per il vento, ma l'auto si è comportata benissimo, nessun particolare disturbo, insomma sbandamento. Devo dire che l'ho vista bene, mi aspettavo peggio, insomma la stazza della macchina c'è, e ho avuto più problemi con altre auto magari un po' più basse in passato, ma forse con un coefficiente aerodinamico peggiore. Quindi anche da questo punto di vista, pardon, da questo punto di vista promossa, ma devo dire soprattutto il comfort di marcia silenziosissima, e poi con l'ibrido insomma, si mangia benissimo, tutte le volte che serve va in elettrico. Ragazzi, gran viaggio, gran comfort. Bene ragazzi, arrivati alla nostra destinazione finale, una splendida location, Judeca Winery, un wine relais, un wine resort nel mezzo della campagna calatina, non troppo lontano dal centro abitato di Caltagirone, ed è la classica cantina in cui si fanno degustazioni, eventi, ovviamente a tema vitivinicolo, ma grande cosa, grande novità, si può anche dormire. Qui siamo in un appartamento proprio sopra la cantina. È proprio attaccato alla zona del wine bar, restaurant, wine shop, eccetera, dove si fanno le degustazioni. Stasera mega degustazione, mega evento fino a mezzanotte. E comunque faccio vedere la cosa che poi vi interessa di più, non tanto l'appartamento strepitoso, insomma, diverse camere da letto, insomma, soppalchi, cabine armadio, insomma, un po' di tutto, ma la cosa che a noi interessa per il Cupra Turismo è, apriamo qui, c'è un vento della Madonna, ecco, vedete lì in fondo due postazioni, due colonnine di ricarica della Porsche, poi
ecco c'è ancora, sì, ecco la bella cupra, bella riparata sotto una tettoia di fotovoltaico. Porsche Charging Destination è una rete capillare tipo quella fatta da Tesla con supercharger, ma compatibilissimo con tutte le altre vetture, cioè tutte le vetture ibride elettriche col classico cavo europeo Modo 2, quello insomma che utilizziamo per le colonnine NLX per intenderci. Qui peraltro dovrebbe essere incluso il suo cavo, ma è molto importante ed è interessante come cosa perché se verificate un posto in cui c'è una colonnina Porsche, sappiate che potete utilizzarla anche voi, in generale gratuitamente, e ovviamente è una rete capillare che la Porsche va a installare su richiesta del gestore, insomma di chi ha una struttura magari un po', insomma, un po' particolare, un po' diciamo, una location, no? Ecco, dove arriva magari il tipo con la Porsche elettrica o ibrida, o il tipo, insomma, come me con la Cupra ibrida, va bene? Che non è male, dai, che non è male. Dunque, farò un test poi più tardi, mi attaccherò, vediamo se effettivamente ricarico, a quanto ricarico, così conosciamo anche questo tipo di colonnina, e c'è un vento pazzesco. E tutta la notte a caricare e ci ritroviamo tranquillamente con poi l'auto pronta per ripartire l'indomani. E, ragazzi, questo è il turismo che ci piace, no? Il Cupra Turismo con l'auto ibrida, la ricarichiamo gratuitamente di notte nel nostro alloggio, insomma, dove ci fermiamo e giriamo alla grande, no? Che ne dite? Bene ragazzi, dunque, siamo alla Winery, location veramente suggestiva, come molto dell'enoturismo che si sta sviluppando, un gran bel turismo, quello enologico, winery in cui si fanno degustazioni ma anche si dorme, e come vi ho mostrato. Dunque andiamo a vedere le colonnine Porsche, ce ne sono due, eccole qui. Porsche Destination Charging, il cavo è già presente e se andiamo a vedere il cavo è eccolo qua, è un normalissimo cavo Modo 2, quindi lo richiudiamo e adesso facciamo la prova con la macchina, andiamo a vedere se effettivamente riusciamo ad attaccarci, riusciamo a caricare. Lasciamo la macchina qui che si carica in questo scenario suggestivo e vediamo se effettivamente funziona e riusciamo a caricare. Ragazzi, siamo al Porsche Destination Charging, quindi la colonnina Porsche, ma è valida, ripeto, per le auto ibride ed elettriche, ricarica disponibile, gratuita, offerta dal resort. Vediamo un po' se va bene, se fila tutto liscio. Io ovviamente ho fatto partire la ricarica già dall'infotainment dell'auto, ho impostato la potenza massima, di solito io carico come sapete con la carica ridotta. Vediamo subito se funziona, anzi prima cosa naturalmente apriamo lo sportellino dell'auto, bene, andiamo a prendere il nostro cavetto già predisposto, così viene tutto molto facile con una mano, tac, spia bianca, quindi ci siamo, il cavo è riconosciuto, vediamo se parte la carica, dovrebbe andare in verde se tutto funziona in automatico. Vediamo se l'infotainment, ecco, infotainment solito ricarica ora, benissimo. Vediamo se effettivamente, eccoci qua ragazzi, dovevo dare il comando al solito dall'auto, ricarica ora, spia verde lenta, ci siamo. Vediamo se c'è qualche tipo di informazione qui. No, quelli della Porsche non gliene frega niente di sapere a quanto ricaricano, a quanto stanno. Va bene, allora le nostre informazioni le prendiamo dall'auto. Siamo con il 25% di batteria, 2 ore e 45 e vedete qui la durata prevista per la carica piena, quindi 2 ore e 45 l'auto sarà pronta, figurarsi altro che tutta la notte. Perché naturalmente stiamo caricando alla massima potenza, significa 3 kW/7 immagino. Io da qua non ho modo di verificarlo naturalmente perché ho soltanto
eliminato corrente di carica ridotta, quindi sto andando alla massima potenza, ma la massima potenza non riesco a leggerla, insomma, ovviamente dall'auto. La colonnina è una colonnina Porsche, hanno altre priorità. Va bene, quindi però direi che ragazzi è una gran cosa. Cupra Turismo, ok, ci ricarichiamo alle colonnine, cerchiamo magari quei posti in cui possiamo ricaricarci e insieme alla colazione, al cornettino, insomma al cannolo, in base a dove siamo, magari a colazione c'è una bella ricarica inclusa, quindi pernottamento, colazione, ricarica, non guasta, e magari poi ci godiamo anche il posto, che comunque non è male, direi. Bene, questo test è molto interessante, non avevo mai visto fisicamente una colonnina Porsche del circuito Destination Charging. E, beh, posso dire che almeno per un pochino mi sento Porsche oggi, oppure no? No, 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 Cupra. Eccoci ragazzi, sveglio la mattina, colazione veramente notevole, insomma mi sono un po' ripreso dalla sbornia della sera, vini eccezionali, ottima degustazione, insomma per chi ama questo tipo di turismo in cui si abbinano sapori, vini, e tra poco faremo il giro della cantina, per cui anche insomma, molto interessante recuperare spazi di saperi che si sono un po' persi, che fortunatamente qualcuno prova a recuperare. Il tutto magari anche con una sostenibilità ambientale, il che significa in questo caso insomma, recupero di acque, energia elettrica prodotta in quantità praticamente, vedete che roba di pannelli fotovoltaici c'è qui? Cioè, praticamente lo la vendono l'energia elettrica, colonnine Porsche e l'auto parcheggiata bella qui sotto una tettoia di pannelli fotovoltaici e ho ricaricato l'auto. Io immaginavo di lasciarla la notte a ricaricare, invece carica rapida con tutto il caricatore della Formentor e lentuccio 3,7 kW di potenza. Insomma, in 2 ore e mezzo, mentre io praticamente facevo una pennichella, in 2 ore e mezzo l'auto era di nuovo già carica, per cui ho viaggiato. Ho fatto i 90 km con la batteria, sono arrivato con la batteria, ho girato un po' a Caltagirone in elettrico, ho lasciato poi la macchina. Sono arrivato qui col 20% di batteria, quindi nemmeno l'ho consumata tutta, 30 km di benzina con 1 litro, quasi 15-14 insomma, chilometri per kilowattora. Poi l'ho messa qui sotto carica, 100% gratuita, e tornerò poi a casa nuovamente con la batteria carica e vedrò a quel punto se farò gli stessi consumi dell'andata. Naturalmente ci vedremo alla fine del video per vedere un po' questi dati. Però l'auto poi l'ho spostata praticamente, non l'ho lasciata attaccata alla colonnina e non aveva senso lasciarla tutta la notte lì, e quindi praticamente dopo cena un attimo l'ho staccata e l'ho rimessa lì. E, insomma ragazzi, che dire, proviamo a muoverci in questo modo per fare un po' di Cupra turismo, eh? Eccoci ragazzi, giro completo, tornato a casa, ho messo l'auto già sotto carica, bella attaccata lì, è gialla la spia perché ancora non è partita la corrente. Io ho lo smart plug, come magari qualcuno di voi già sa, visto in qualche altro video, la smart plug programmata con le sue routine, insomma si attacca ovviamente quando arrivo a casa o col tramonto, così questo tipo. Comunque, giro completo.
Sono arrivato a casa con l'1% di batteria, quindi batteria tutta scaricata, perché è giusto così, nel senso imposto la destinazione sul navigatore e naturalmente lui me la scarica tutta. Se la deve scaricare tutta all'andata, non ha scaricato tutta la batteria perché il tragitto era favorevole, era un po' in discesa. E allora al ritorno, che invece c'è sempre quella bella, insomma, quel bel percorso tutto in salita, uscendo da Catania verso la zona pedemontana, che è la mia destinazione finale, e lì si consuma naturalmente di più. Quindi consumi più alti al ritorno, sì, ma vediamo che cosa è successo. Dunque, 94 km al ritorno, 22 km,6 con un litro, 10,4 km per kilowattora, 0 km di autonomia in elettrico naturalmente. E cosa è successo? È successo che il tratto, ovviamente, soprattutto il tratto finale, gli ultimi 20 chilometri, insomma, non è favorevolissimo, molta salita, poi tangenziale un po'. Ecco. Sono andato anche un po' più veloce al ritorno e questa è una curiosità, insomma, magari mi commentate una cosa di questo tipo nel video, perché in generale ho l'abitudine ad andare piano, insomma, lentamente, molto calmo all'andata, quando devo andare da qualche parte, e insomma, poi al ritorno, quando devo tornare a casa, tendo ad andare un po' più, ad avere un po' più di fretta, diciamo così. È una cosa mia oppure no? È una cosa comune? Boh, avrò avuto un trauma da piccolo, non lo so. Fatto sta che sono andato un po' più veloce, quindi ho consumato anche di più. Ma facendo le medie, la media tra i consumi dell'andata e i consumi del ritorno, significa che siamo intorno ai 190 km totali, come se, se fossimo andati a Palermo solo andata. E quindi 190, la media dei consumi della benzina è intorno ai 27 km con un litro, facendo la media tra andata e ritorno, all'andata eravamo quasi ai 31, cose pazzesche, quindi 27 km con un litro per fare 190 km, più sempre il nostro bel supporto della batteria, perché naturalmente io ho potuto ricaricare lì a destinazione gratis, non male, e quindi ho avuto tutta la batteria anche per il ritorno. Se non avessi caricato a destinazione, insomma, non per forza gratis in albergo, a una colonnina a Caltagirone già ce ne sono diverse, non tutte funzionanti, le ho testate nel frattempo mentre in giro, non tanto perché volevo ricaricare, ma perché insomma mi fa comodo anche fare questo tipo di recensione. Quindi non tutte funzionanti, ma alcune sì, e quindi avrei potuto comunque ricaricare. Se avessi fatto il ritorno a batteria scarica, naturalmente quei consumi di benzina sarebbero stati molto più alti, avrei consumato più benzina. Quindi torno a dire sempre, ma questa ormai è una nostra certezza, viaggiamo sempre il più possibile con batteria carica per andare a risparmiare la benzina. È tutto qui. Quindi facendo un po' anche due conti, in termini proprio di soldini, non che la cosa insomma poi mi interessi più di tanto, voglio dire, ma una volta snoccioliamo numeri, ci divertiamo anche così. Ho consumato praticamente due batterie tra andata e ritorno, diciamo così, quindi 20 kWh, un po' meno perché all'andata qualcosina era rimasto. Ma io ho ricaricato solo all'andata a casa per avere la batteria carica per partire, e quindi 2 euro diciamo, beh sono dai molto generoso, non erano mai 2 euro anche perché non avevo caricato tutta la batteria da zero, ma dai 2 euro via. Al ritorno la batteria che ho utilizzato non l'ho pagata perché ho caricato gratis lì in cantina, quindi 2 euro di batteria tra andata e ritorno per fare 190 km più la benzina. La benzina sono 27 km con un litro, facendo due conti sui 190 tra andata e ritorno significa circa poco più di 7 litri di benzina, poco più. 7 litri di benzina al costo totale, insomma al prezzo attuale del carburante, insomma siamo sui 12 euro probabilmente. Allora arrotondiamo, dai, ancora, facciamo i generosi, facciamo i brillanti, quindi tra benzina e energia elettrica abbiamo speso 15 euro per fare questi 190 km andata e ritorno statale, un pezzetto di autostrada tangenziale veloce, girare lì nel paese di Caltagirone, quindi insomma mi pare che sia qualcosa di molto molto valido come test. Aggiungo che non è una cosa che riguarda i consumi, aggiungo anche, ragazzi, il comfort di marcia è strepitoso, davanti, dietro, si viaggia veramente comodi, silenziosi, benissimo, veramente benissimo. Lo spazio non è enorme, soprattutto nella versione ibrida, come sapete, per cui bisogna stare un po' attenti.
E infatti poi alla fine io insomma, ho comprato le bottiglie di vino e non le ho potute mettere dietro perché tra borsoni eccetera avevo anche la mia sacca con il cavo per la ricarica, perché me la porto sempre dietro, non si sa mai, da buon ibridista bisogna essere sempre pronti a caricare a qualunque colonnina per viaggiare sempre con la batteria. Allora davanti ho messo altre due cose qui nel sedile davanti, abbiamo viaggiato così praticamente, col posto davanti libero, e, cartone qui, scatola della cantina. Ragazzi, c'era l'offerta 6 bottiglie al posto di 5, al costo di 5. E che facevo? Me la facevo sfuggire? Assolutamente no. Quindi ora andiamo a posare, la macchina è sotto carica, le bottiglie vanno in cantina e direi che per questo video mi pare che sia tutto. Ne approfitto per due considerazioni finali, due cosine veloci. Allora, ribadisco, impostate sempre la destinazione nel navigatore di bordo, se ce lo avete. Non vi piace il navigatore di bordo, volete utilizzare il vostro navigatore nella vostra app preferita? Benissimo, lo potete fare. Impostate la destinazione sul navigatore di bordo. Quello andrà in, come dire, in background, dopodiché aprite l'app del CarPlay dell'Android Auto e utilizzate dal punto di vista visivo, grafico, il navigatore che più vi piace, Waze, Sigic, Google Maps, quello che volete. Quindi voi interagite visivamente sull'infotainment, monitor grande, con il vostro navigatore del cuore, quello di fiducia, diciamo così. Ma avrete comunque detto all'auto dove state andando e quindi avrete il navigatore dell'auto disponibile nel cockpit, ma soprattutto l'auto gestirà al meglio la batteria per farvi risparmiare il più possibile. Quindi su questo non si scappa. L'altra considerazione che vi volevo fare, volevo dire, era che con tutti questi test, challenge, eccetera, che trovate qui nel canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, insomma, ci sono tante cose che vengono fuori anche spesso dalle vostre stesse richieste. Farò poi, ve lo prometto, un video consuntivo, diciamo così, di tutti i consumi fatti nei vari test che abbiamo fatto che ho fatto in questi mesi, andare in montagna, guidare in città, in batteria, ibrido. Arrivano tra poco un paio di video anche sulla guida in eco. Per chi non lo sapesse, abbiamo anche la possibilità di attivare il motore in eco, quindi comfort, sport, ma anche eco. Conviene, non conviene? Iscrivetevi e vedrete anche questo su due video dedicati all'eco. Eco ibrido, eco elettrico. Ma vediamo un po'. Ma intanto, considerazioni su questo video nei commenti qui sotto, altre richieste, altri suggerimenti, ne parliamo sempre con grande piacere ed è stato un piacere, insomma, raccontarvi questa mia esperienza. E ragazzi, avete poi consigli su altre cantine, me ne fate sapere anche quelle, insomma, sono informazioni molto preziose. Per adesso vi saluto e ci vediamo qui sul canale, alla prossima e ciao ciao!